Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Ciao e benvenuti su Italiano Tales. La storia di oggi è emozionante, drammatica e piena di gelosia, dolore familiare e un difficile problema di matrimonio. Questa storia vi aiuterà anche a praticare l'ascolto dell'italiano attraverso parole semplici, emozioni reali e conversazioni quotidiane. Questa è la storia di una donna la cui stessa sorella ha cercato di mettersi tra lei e suo marito. Mi chiamo Sofia Bianchi, ho 33 anni. Lavoro in una biblioteca a Portland. Ho sempre amato i luoghi tranquilli. Amo i libri, la musica dolce, le serate di pioggia e le giornate serene. La gente dice spesso che sono calma e gentile. Alcuni dicono che sono troppo dolce. Forse hanno ragione. Non mi sono mai piaciuti i litigi. Non mi è mai piaciuto il dramma. Credevo che se fossi stata gentile, anche gli altri sarebbero stati gentili con me, ma la vita mi ha insegnato una lezione dolorosa. Non tutti rispettano la gentilezza. Alcune persone vedono la gentilezza come una debolezza e a volte la persona che ti ferisce di più non è uno sconosciuto. A volte è qualcuno della tua stessa famiglia. Mia sorella minore si chiama Valentina, ha 2 anni meno di me. Ma non siamo mai state uguali. Valentina amava attirare l'attenzione, amava i vestiti eleganti, le feste rumorose, i profumi costosi e gli sguardi della gente. Quando entrava in una stanza, tutti la notavano. Quando entravo io, la maggior parte delle persone quasi non alzava nemmeno lo sguardo. Da bambine la gente ci paragonava continuamente. Dicevano che Valentina era affascinante, dicevano che era vivace, dicevano che era speciale e dicevano che io ero tranquilla, responsabile e seria. Durante le cene di famiglia, Valentina raccontava sempre storie e faceva ridere tutti. Io di solito aiutavo in cucina o stavo seduta in silenzio accanto a mia nonna. I miei genitori mi volevano bene, lo so, ma Valentina sapeva sempre come ottenere più attenzione. Quando piangeva, tutti correvano da lei. Quando soffrivo io, tutti si aspettavano che restassi calma. Così, lentamente, ho smesso di cercare di farmi notare. Mi sono costruita una vita tranquilla. Ho lavorato sodo, sono rimasta lontana dai problemi e nel profondo speravo che un giorno qualcuno scegliesse me per prima. Poi ho incontrato Ethan. L'ho conosciuto durante una serata di pioggia in un piccolo caffè all'interno di una libreria vicino al mio appartamento. Stavo bevendo un tè e leggendo un romanzo quando un uomo fece cadere una pila di libri accanto al mio tavolo. «Oh no!» disse con imbarazzo. «Mi dispiace. Ho appena combinato un pasticcio». Risi piano e lo aiutai a raccogliere i libri. «Non preoccuparti», dissi.
Nessuno si è fatto male. Lui sorrise e mi sentii subito a mio agio. Si chiamava Ethan, lavorava come grafico per una casa editrice. Era gentile, paziente e divertente in modo discreto. Non aveva bisogno di essere rumoroso per essere interessante. Quella sera parlammo per quasi 2 ore. Parlammo di libri, viaggi, ricordi di infanzia e del tipo di vita che desideravamo. Per la prima volta la felicità mi sembrò qualcosa di sicuro. Dopo alcuni mesi presentai Ethan alla mia famiglia durante la cena di compleanno di mio padre. Quando Valentina lo vide, notai subito un cambiamento sul suo volto. I suoi occhi si illuminarono. «Beh», disse con un sorriso malizioso, «Sofia alla fine ha trovato un uomo affascinante». Tutti risero. Anch'io risi, ma qualcosa nel suo tono di voce mi mise a disagio. Comunque, ignorai quella sensazione. Valentina flirtava con molte persone, era fatta così. Più tardi, mentre Ethan mi riportava a casa, disse: «Tua sorella ha una personalità molto forte». Sorrisi. «Sì, si può dire anche così». 2 anni dopo, Ethan e io ci sposammo vicino a un lago. C'erano alberi alti, fiori bianchi e musica dolce. Era un matrimonio semplice con la famiglia e gli amici più stretti. Ricordo di essere accanto a Ethan e di sentirmi al sicuro. Valentina era la mia damigella d'onore. Indossava un vestito verde scuro ed era bellissima. Molti invitati le fecero dei complimenti. «Tua sorella sembra una star del cinema», disse una donna. Sorrisi educatamente, ma nel profondo tornò una vecchia tristezza. Perfino il giorno del mio matrimonio, in qualche modo, Valentina riuscì a diventare il centro dell'attenzione. Dopo il matrimonio, Ethan e io ci trasferimmo in un piccolo appartamento in centro. La vita era tranquilla, cucinavamo insieme, guardavamo film, passavamo i fine settimana nelle librerie e nei caffè. A volte parlavamo fino a tarda notte dei figli, di una casa e del futuro. Pensavo che la mia vita fosse finalmente serena. Poi Valentina cominciò a venire a trovarci sempre più spesso. All'inizio sembrava normale. Veniva una volta alla settimana per cena. A volte portava il dolce, a volte portava del vino, a volte arrivava senza preavviso e diceva di sentirsi sola. Ethan era sempre gentile con lei perché era mia sorella, ma lentamente iniziai a notare alcune cose. Valentina rideva troppo forte alle battute di Ethan. Gli toccava il braccio mentre parlava, gli faceva troppi complimenti. A volte la vedevo guardarlo in un modo che non mi piaceva. Un venerdì sera venne nel nostro appartamento indossando un vestito nero molto aderente e un rossetto rosso acceso. Ethan aprì la porta e sembrò sorpreso. Valentina sorrise.
Sembro troppo elegante? Ethan apparve a disagio. Stai bene. Poi Valentina si voltò verso di me e sorrise in modo strano. Tuo marito è davvero molto dolce, Sofia. Qualcosa di freddo mi attraversò il petto, ma mi dissi di non essere gelosa. Non volevo creare problemi. Nelle settimane successive, Valentina si sentì sempre più a suo agio in casa nostra. Veniva senza chiamare, restava fino a tardi. A volte parlava con Ethan mentre io pulivo la cucina o rispondevo alle email di lavoro. Una sera guardammo un film insieme. Valentina si sedette accanto a Ethan sul divano. Durante il film si avvicinò lentamente a lui. Le loro spalle si toccarono. Ethan si spostò un po', ma pochi minuti dopo Valentina si avvicinò di nuovo. Per il resto della serata sentii un peso nel petto. Dopo che Valentina se ne andò, chiesi a Ethan con cautela: «Pensi che Valentina venga qui troppo spesso?» Lui sembrò confuso. «È tua sorella». «Lo so», dissi, «ma a volte si comporta in modo strano con te». Ethan sospirò e mi baciò sulla fronte. «Sofia, ti preoccupi troppo». Annuii, ma non gli credetti. Dopo quel momento, Valentina iniziò a scrivere direttamente a Ethan. All'inizio i messaggi erano semplici, battute, immagini divertenti, idee per film. Poi i messaggi diventarono strani. Ti annoi sicuramente quando Sofia va a dormire presto. Meriti qualcosa di più divertente. Tu e io ci capiamo. Ogni volta che leggevo quelle parole, il mio cuore si faceva pesante. Un pomeriggio piovoso tornai a casa prima del solito perché la biblioteca aveva chiuso in anticipo. Quando aprii la porta dell'appartamento, sentii delle risate provenire dalla cucina, la risata di Valentina e quella di Ethan. Entrai in silenzio. Poi mi fermai. Valentina era in piedi molto vicina a mio marito mentre lui cucinava. Teneva un cucchiaio vicino alla sua bocca e rideva piano. Ethan sembrava a suo agio, troppo a suo agio. Poi Valentina mi vide, non si allontanò, sorrise dolcemente. «Sofia», disse, «sei tornata presto». Mi si gelò lo stomaco. Quella notte, dopo che Valentina se ne fu andata, non riuscivo a rilassarmi. Continuavo a vedere la stessa immagine nella mia mente. Valentina in piedi vicino a Ethan, il cucchiaio vicino alla sua bocca. Il suo sorriso tranquillo quando ero entrata. Ethan stava lavando i piatti in cucina. Io ero seduta al tavolo con il telefono in mano, ma in realtà non lo stavo nemmeno guardando. Alla fine parlai. «Ethan, posso chiederti una cosa sinceramente?» Lui mi guardò. «Certo». Feci un respiro profondo. «Pensi che Valentina si comporti in modo strano con te?» La sua espressione cambiò leggermente, poi sospirò. «Sofia, non di nuovo».
Il mio cuore fece male. Parlo sul serio, dissi. Lei è solo amichevole. Amichevole, ripetei. Si massaggiò la fronte. Penso che tu stia ingigantendo la situazione. Le sue parole mi ferirono più di quanto mi aspettassi. Volevo che mi capisse, ma invece mi sentii sola. Quella notte dormii a malapena. La mattina seguente Valentina mi mandò un messaggio. Mi sono divertita ieri. Saluta Ethan da parte mia. Fissai il messaggio. Perché aveva nominato Ethan? Perché tutto con Valentina finiva sempre per riguardare mio marito? Nelle 2 settimane successive le cose peggiorarono. Valentina veniva sempre più spesso. A volte portava il caffè all'ufficio di Ethan. A volte arrivava tardi la sera e diceva di aver bisogno di un consiglio sulla sua vita. Un sabato entrai in cucina e li trovai a preparare la pasta insieme. Valentina teneva un cucchiaio di legno in mano e rideva. Tuo marito cucina meglio di te, disse. Forse era una battuta, ma non sembrava una battuta. Sembravano troppo a loro agio. Quella sera chiamai la mia migliore amica, Elea. Pensi che io sia pazza, vero? Chiesi. No, rispose subito Elea. I tuoi sentimenti stanno cercando di dirti qualcosa. Ero seduta sul balcone. L'aria era fredda. Ma forse sono solo insicura, sussurrai. Valentina ha sempre ricevuto più attenzioni di me. Forse mi sto immaginando tutto. Elea rimase in silenzio per un momento. Poi disse: Sofia, la gelosia e i segnali d'allarme non sono la stessa cosa. Pensai a quelle parole per molto tempo. Qualche giorno dopo tornai di nuovo a casa prima del previsto perché una riunione di lavoro era stata annullata. Sentii una musica dolce provenire dalla cucina. Quando mi avvicinai, mi fermai. Valentina ed Ethan erano in piedi insieme con dei bicchieri di vino. Lei rise e gli toccò leggermente il petto con una mano. Il mio cuore iniziò a battere forte. Ehi, dissi. Entrambi si girarono rapidamente. Valentina fece un piccolo passo indietro, ma sorrise come se nulla fosse successo. Sofia, disse, mi hai spaventata. Ethan sembrava a disagio. Sei tornata presto, disse. L'atmosfera cambiò immediatamente. Le risate erano sparite. Il clima caldo e sereno era sparito. Valentina bevve lentamente un sorso di vino e mi guardò. Lavori troppo, disse. A volte Ethan si sente solo. Quella frase mi colpì come uno schiaffo. Quella notte, dopo che se ne fu andata, parlai di nuovo con Ethan. Questa situazione deve finire. Lui sembrava stanco. Non sta succedendo niente. Allora perché si comporta così? Non lo so. E perché non la fermi? Diventò subito sulla difensiva.
Sto solo cercando di essere educato. È tua sorella. Lo fissai negli occhi. Se un altro uomo mi toccasse in quel modo, lo chiameresti educazione? Ethan aprì la bocca, ma non uscì nessuna parola. Quella notte dormimmo voltati l'uno dall'altra. La mattina seguente Valentina mi chiese di incontrarla per pranzo vicino al mio lavoro. Stavo quasi per rifiutare, ma volevo delle risposte. Arrivò con degli occhiali da sole scuri e un cappotto bianco. Sembri stanca, disse. Non ho dormito bene. Sorrise leggermente. Il matrimonio può essere stressante. La sua voce era dolce, ma le sue parole sembravano taglienti. La guardai dritta negli occhi. Provi qualcosa per Ethan? Per un secondo il suo viso si irrigidì, poi scoppiò a ridere. Oh mio Dio, Sofia! Parlo sul serio! Si appoggiò allo schienale della sedia. Ti fai troppi problemi. Rispondimi. Mi osservò attentamente. Ethan è un uomo attraente, disse, ma è tuo marito. Quelle parole avrebbero dovuto farmi sentire meglio, ma non fu così, perché in realtà non aveva detto di no. Prima di andarsene mi toccò la mano. Dovresti rilassarti, sussurrò. Gli uomini odiano le donne insicure. Rimasi seduta lì a lungo dopo che se ne fu andata. Quella sera vidi Ethan guardare il suo telefono con un'espressione strana. Che cosa è successo? Chiesi. Bloccò subito lo schermo. Niente. Sentii un nodo nel petto. Era Valentina? Esitò. Sì. Che cosa ti ha scritto? Stava chiedendo di te. Fammi vedere. Sembrava a disagio, ma mi porse il telefono. Lessi i messaggi. Sofia si emoziona troppo facilmente. Credo che stia diventando paranoica. Tu meriti pace. Le mie mani iniziarono a tremare. Perché ti manda questi messaggi? Ethan sembrava frustrato. Non volevo creare drammi. La parola drammi fece spezzare qualcosa dentro di me. Quindi adesso io sono il problema. Non era quello che intendevo. Ma stavo già piangendo. Per tutta la vita mi ero sentita in secondo piano rispetto a Valentina. Ma non avrei mai pensato di sentirmi al secondo posto nel mio stesso matrimonio. Quel fine settimana Valentina chiese di restare nel nostro appartamento per qualche giorno perché la sua coinquilina era fuori città. Volevo dire di no, ma Ethan disse: è famiglia, forse le cose andranno meglio se tutti si calmeranno. Accettai, anche se il mio cuore mi diceva di non farlo. La prima sera fu normale, ordinammo del cibo, guardammo la televisione. Parlammo di vecchi ricordi di famiglia. Ma quella notte, molto tardi, mi svegliai perché avevo sete. Camminai verso la cucina. Mentre passavo davanti al soggiorno, mi fermai.
Valentina ed Ethan erano seduti vicini nel buio. La luce della televisione si muoveva sui loro volti. Poi Valentina sussurrò qualcosa che mi gelò il sangue. Hai sposato la sorella sbagliata. Ethan sembrò scioccato. Come? Valentina sorrise dolcemente. Tu hai bisogno di una donna emozionante, non di una persona noiosa come Sofia. Riuscivo a malapena a respirare. Ethan si alzò in piedi. Smettila di parlare così, ma Valentina si avvicinò. Lo sai che ho ragione. In quel momento il pavimento sotto il mio piede fece un piccolo rumore. Entrambi si girarono. La stanza divenne silenziosa. Valentina sembrava calma, troppo calma. Che cosa ti prende? Sussurrai. Incrociò le braccia. Niente. Hai appena detto a mio marito che ha sposato la sorella sbagliata. Stavamo solo parlando. Adesso Ethan sembrava arrabbiato. No, Valentina, hai superato il limite. Per la prima volta vidi una vera rabbia sul suo volto, ma Valentina si limitò a ridere piano. Voi due siete troppo seri. Guardai Ethan. Perché eri seduto da solo con lei al buio? Sono venuto a prendere un bicchiere d'acqua, disse in fretta. Lei era già qui. Valentina si diresse verso la stanza degli ospiti. Dovreste rilassarvi tutti e due, disse. Quella notte Ethan dormì sul divano. Io piansi da sola nella nostra camera da letto. La mattina seguente Valentina si comportò come se non fosse successo nulla. Buongiorno, disse allegramente mentre versava il caffè. La fissai. Come fai a comportarti normalmente dopo quello che è successo ieri sera? Lei alzò le spalle. Perché non sono io a creare tensione? L'intera giornata di lavoro fu pesante. Non riuscivo a concentrarmi sui libri, sulla scrivania o sulle persone intorno a me. Persino i miei colleghi mi chiesero se stessi bene. Sorrisi e dissi: sono solo stanca, ma non ero soltanto stanca. Avevo paura. Quella sera, quando tornai a casa, l'appartamento era molto silenzioso, troppo silenzioso. Poi vidi 2 bicchieri di vino sul tavolo del balcone. Sentii lo stomaco chiudersi. Camminai lentamente verso il balcone. Valentina ed Ethan erano fuori, sotto le luci della città. Sentii Valentina sussurrare: tu meriti di meglio. Il mio cuore quasi si fermò. Ethan fu il primo a vedermi. Sofia, disse rapidamente. Valentina si girò con calma. Stavamo solo parlando, disse. Di cosa? Chiesi. Lei sorrise leggermente. Di relazioni. Poi mi guardò e disse: a volte le persone scelgono la persona sicura, non quella che desiderano davvero. Qualcosa dentro di me finalmente si spezzò. Per anni ero rimasta in silenzio. Per anni
avevo visto Valentina attirare l'attenzione di tutti, ma adesso non potevo più restare zitta. Puoi prenderti l'attenzione, dissi con la voce tremante. Puoi prenderti i complimenti, puoi conquistare ogni stanza in cui entri, ma non ti prenderai il mio matrimonio. Il sorriso di Valentina scomparve. Pensi davvero che Ethan voglia questa vita noiosa? Chiese freddamente. Prima che potessi rispondere, Ethan gridò: «Basta!» Entrambe lo guardammo. Indicò il corridoio. «Valentina, vattene! Adesso!» Valentina sembrò sconvolta. «Stai scegliendo lei?» Il volto di Ethan diventò duro. «Lei è mia moglie!» Il silenzio era tagliente. Valentina afferrò la sua borsa. «Te ne pentirai», disse. Poi sbatté la porta dietro di sé. Rimasi lì a tremare. Ethan mi guardò con occhi stanchi. «Avrei dovuto fermare tutto questo prima», disse piano. «Sì», sussurrai, «avresti dovuto». I giorni successivi furono tranquilli, ma tranquillo non significava guarito. Ogni volta che Ethan guardava il telefono, sentivo un nodo nel petto. Ogni volta che la porta dell'appartamento faceva un rumore, pensavo a Valentina. Poi, una sera, Ethan era sotto la doccia quando il suo telefono vibrò sul bancone della cucina. Abbassai lo sguardo, era Valentina. «Lei non ti merita». Subito arrivò un altro messaggio. «Posso renderti più felice». Le mie mani si fecero gelide. In quel momento Ethan entrò in cucina. Non dissi nulla. Gli porsi semplicemente il telefono, lesse i messaggi e chiuse gli occhi. Poi, proprio davanti a me, bloccò il numero. «Adesso ha davvero superato il limite», disse. Le lacrime mi riempirono gli occhi. «Perché mi sta facendo questo?» sussurrai. Ethan mi toccò delicatamente la spalla. «Non è colpa tua». Ma nel profondo continuavo ad avere paura. Forse Valentina aveva ragione. Forse ero troppo tranquilla. Forse Ethan voleva qualcuno di più emozionante. Quella paura rimase nel mio cuore come un'ombra oscura. 3 notti dopo tutto peggiorò. Ethan stava lavorando fino a tardi. Io ero sola a casa quando qualcuno bussò forte alla porta. Aprì con cautela. Valentina era lì. I suoi occhi erano rossi. Il trucco era rovinato. Dietro di lei cadeva la pioggia. «Che cosa ci fai qui?» chiesi. «Ho bisogno di parlarti», disse. «Non voglio parlare». Iniziai a chiudere la porta, ma lei sussurrò: «Dovresti chiedere a tuo marito dov'era ieri sera». Il mio corpo si gelò. «Di che cosa stai parlando?» Valentina sorrise tristemente. Non stava lavorando fino a tardi. Riuscivo a malapena a respirare. È venuto a trovarmi. Per alcuni secondi il mondo sembrò diventare silenzioso. «Stai mentendo», sussurrai.
chiediglielo, disse. Perché sarebbe venuto da te? Abbassò lo sguardo. Perché aveva bisogno di qualcuno che lo capisse. Quelle parole mi ferirono come vetro. Prima che potessi rispondere, le porte dell'ascensore si aprirono. Ethan uscì con la sua borsa del computer. Quando vide Valentina, la sua espressione cambiò. Sofia, disse rapidamente, non ascoltarla. Valentina si voltò verso di lui. Allora adesso vuoi far finta che non sia successo niente? Guardai Ethan. Dimmi la verità. Lui si avvicinò a me. Sì, disse. Ieri ho visto Valentina. Mi si chiuse lo stomaco. Valentina sorrise come se avesse vinto, ma Ethan continuò. L'ho incontrata perché volevo mettere fine a tutto questo. Il sorriso di Valentina scomparve. Ethan mi guardò negli occhi. Dopo che l'avevo bloccata, continuava a scrivermi da numeri diversi. Mi ha pregato di incontrarla un'ultima volta. Così l'ho vista in un caffè e le ho detto di stare lontana da noi. Guardai Valentina. È vero? Per la prima volta non disse nulla. Ethan tirò fuori il telefono e mi mostrò i messaggi. Per favore, incontrami un'ultima volta. So che continui a pensare a me. Posso renderti più felice di Sofia. Poi mi mostrò il suo ultimo messaggio. Io amo mia moglie. Smettila di contattarmi. Le lacrime mi salirono agli occhi. Il volto di Valentina si riempì di rabbia. Ti comporti come il marito perfetto, disse con rabbia. La voce di Ethan diventò fredda. Non ti ho mai voluta, Valentina. Il corridoio diventò silenzioso. Per la prima volta vidi un vero dolore sul volto di Valentina, ma quel dolore si trasformò rapidamente di nuovo in amarezza. Non capite, sussurrò. Lei vince sempre. La fissai. Vince? Ripetei. Non è mai stata una competizione. Sì, invece, gridò Valentina. La sua voce riecheggiò nel corridoio. Quando eravamo bambine, tutti si aspettavano che fossi speciale. Tutti mi guardavano. Tutti mi facevano i complimenti, ma in qualche modo sei diventata tu quella felice. Le lacrime le scorrevano sulle guance. Hai trovato qualcuno che ti amava, disse. E io lo odiavo. Per un momento la mia rabbia si trasformò in tristezza. Valentina aveva passato tutta la vita a inseguire l'attenzione. Ma l'attenzione non era mai abbastanza. Ethan si mise accanto a me. Valentina, disse con fermezza, hai bisogno di aiuto. Lei rise attraverso le lacrime. Pensate che io sia pazza? No, dissi dolcemente. Penso che tu sia semplicemente smarrita. Per un lungo momento nessuno parlò. Poi Valentina si asciugò il viso e prese la sua borsa. Non vi darò più fastidio,
sussurrò. Questa volta la sua voce sembrava vuota. Si avviò verso l'ascensore. Le porte si chiusero e lei se ne andò. Rimasi nel corridoio, esausta. Ethan mi prese delicatamente la mano. Sofia, disse, mi dispiace. Lo guardai. Per cosa? Per non aver protetto noi due prima. Rientrammo insieme nell'appartamento. Il silenzio tra noi era ancora doloroso, ma adesso sembrava sincero. Quella sera ci sedemmo sul balcone e guardammo le luci della città. Per poco non le ho creduto, dissi piano. Ethan annuì. Sapeva come creare dubbi. Guardai il cielo scuro. Per anni Valentina aveva usato il fascino, la bellezza e l'attenzione degli altri per controllare le persone, ma questa volta il suo gioco era finalmente finito. Qualche settimana dopo mia madre mi chiamò. Mi disse che Valentina aveva lasciato la città per un po'. Si era trasferita temporaneamente da nostra zia in un altro stato. Mia madre mi disse anche che Valentina aveva iniziato a parlare con una terapeuta. Quando lo seppi, provai due emozioni allo stesso tempo. Mi sentii sollevata, ma mi sentii anche triste, perché dopo tutto quello che aveva fatto, Valentina era ancora mia sorella. I mesi passarono lentamente, la nostra casa tornò tranquilla. Ethan e io iniziammo a ritrovare la pace, ma la fiducia non tornò in un solo giorno. La fiducia è come un vetro rotto. Si può riparare, ma bisogna fare attenzione. Dopo tutto quello che era successo, Ethan e io iniziammo a parlare con più sincerità. Smettemmo di nascondere i sentimenti scomodi. Smettemmo di dire «non è niente», quando era chiaro che qualcosa non andava. Una sera stavamo preparando la cena insieme. Ethan mi guardò e sorrise. «Che c'è?» chiesi. Scosse dolcemente la testa. «Ho appena capito una cosa», disse. «Tu non sei mai stata debole». Le sue parole rimasero nel mio cuore. Per molti anni ho pensato che le persone tranquille fossero facili da ignorare. Pensavo che le persone forti fossero rumorose, coraggiose e impossibili da non notare. Ma ora ho capito qualcosa di diverso. Le persone tranquille osservano molto. Le persone tranquille provano emozioni profonde. Le persone tranquille sopportano molte cose in silenzio. E a volte la persona più forte nella stanza è proprio quella che non alza la voce. Un anno dopo, Ethan e io tornammo al lago dove ci eravamo sposati. Il sole stava tramontando. L'acqua si muoveva dolcemente. L'aria era fresca, ma serena. Appoggiai la testa sulla sua spalla. «Ti penti di avermi sposata?» chiesi piano. Ethan sembrò sorpreso. «Mai», rispose. Poi mi baciò la fronte e sussurrò. «Tu sei la mia pace, Sofia». Questa volta gli credetti.
Questa storia mi ha insegnato qualcosa di doloroso ma importante. A volte le persone più vicine a noi possono ferirci più di chiunque altro, ma l'amore non può esistere senza fiducia. E il rispetto per se stessi è più importante che restare in silenzio per mantenere la pace. Ho imparato che non tutte le discussioni hanno bisogno di urla. A volte la cosa più forte che puoi dire è basta. Ora impariamo alcune parole utili dalla storia di oggi. Tradimento significa ferire qualcuno che si fida di te. Geloso significa essere infelice perché qualcun altro possiede qualcosa che desideri. Fiducia significa credere che qualcuno sia onesto e leale. Confine significa un limite che gli altri non dovrebbero superare. Confuso significa non capire chiaramente. Discussione significa una conversazione arrabbiata. Leale significa fedele e di supporto. Paura significa una forte sensazione di preoccupazione. Onesto significa sincero. Pace significa calma senza stress. Rispetto significa trattare qualcuno con cura. Perdonare significa smettere di portare rabbia nel cuore dopo che qualcuno ti ha ferito. Ora esercitiamoci con alcune frasi semplici. Ripeti dopo di me. Mi fidavo della mia famiglia. Lei ha superato il limite. Il mio cuore era ferito. Avevo bisogno della verità. Lui ha scelto l'onestà. Ero stanca di restare in silenzio. Lei voleva la mia vita. Mi sono fatta rispettare. La fiducia ha bisogno di tempo per guarire. Ero più forte di quanto pensassi. L'amore ha bisogno di sincerità. Merito rispetto. Il dolore può insegnarci delle lezioni. La pace è più importante dell'attenzione. Pratica queste frasi lentamente, poi ripetile con più sicurezza. Grazie per aver guardato tutta la storia. Se sei rimasto fino alla fine, ti ringrazio davvero. La storia di Sofia ci insegna che la gentilezza non è debolezza e che il silenzio non significa che una persona non abbia forza. Adesso ho un piccolo esercizio per te. La parola italiana di oggi è fiducia, significa trust. Scrivi una frase semplice nei commenti usando la parola fiducia. Per esempio, la fiducia ha bisogno di tempo, oppure Sofia aveva bisogno di fiducia e dimmi anche che cosa avresti fatto
fatto se fossi stato o fossi stata Sofia. Se questa storia ti ha aiutato a praticare l'ascolto dell'italiano, iscriviti a Italiano Tales per altre storie semplici in italiano. Continua ad ascoltare, continua a praticare e ci vediamo nella prossima storia. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.